Ciao ragazzi, mi sono in realtà il pacco più recente mi è arrivato 10 giorni fa, ma ho avuto tante cose da fare, credetemi, non ho avuto tempo di spacchettarli, ma dato che sono pacchi molto interessanti, sono prodotti appena usciti sul mercato, beh, oggi sono qui per spacchettarli insieme a voi. Il primo pacco è questo, completamente nero, non molto spesso, sarà forse un tablet o un laptop, invece questo qui più pesante è pieno di bolle, è un altro pacco ovviamente, e non so assolutamente cosa contengono, perché mi arrivano tante mail di aziende che vogliono mandarmi i loro prodotti e quindi io non so cosa sono queste cose, quindi apriamole subito. Allora sì, mi metto gli occhiali perché inizio ad avere una certa età, amici, non ci vedo più benissimo da vicino. Direi di partire con questo pacco nero che mi è arrivato tipo 15 giorni fa. Comunque, taglierino alla mano, tra l'altro sto testando una nuova fotocamera, la Sony Vlog Camera ZV-1, ditemi come si vede. Perfetto, si tratta di un prodotto marchiato Teclast. Teclast è un marchio cinese che realizza ottimi laptop e tablet. Ho già recensito qualche loro prodotto con discreta soddisfazione e questo qui penso che sia proprio un laptop. Come leggete qui si tratta di un laptop, un portatile dal nome Teclast F7 Plus 3 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria storage. Vorrei dare un consiglio a questi produttori cinesi: cercate di innovare un attimo il design dei vostri prodotti perché sono davvero tutti troppo simili ai modelli di Apple, ci vorrebbe qualcosa di più distintivo. Comunque non ho ancora visto cosa contiene questo, potrei aver detto anche una idiozia. Questo laptop arriva con 3 prese, quindi in base al vostro paese o magari se andate in viaggio sono molto comode da avere sempre con sé, quindi ottimo. Ecco qui il caricabatterie alimentatore con spinotto proprietario, non è una USB Type-C. E il portatile, eccolo qui. Beh, il design è il classico design da portatile cinese che cerca un po' di scimmiottare i modelli più blasonati di Apple. Comunque realizzato in alluminio, sembra abbastanza resistente. Qui vediamo lo slot, immagino per l'SSD, quindi removibile o sostituibile con uno più capiente. F7 Plus 3. Andiamo ad aprirlo insieme, vediamo come è fatto internamente. Questo modello dovrebbe costare attorno ai 300 euro se non vado errato, quindi non possiamo pretendere di avere una qualità costruttiva sopraffina. La tastiera comunque è davvero molto ampia, sembra anche decisamente comoda, lo speaker qui in alto, il mouse trackpad piccolino qua sotto, il display con la sua pellicola. Dicevo, display con la sua pellicola protettiva che cercherò di rimuovere in qualche modo. Proviamo ad accenderlo e vediamo se si accende oppure no. Si è acceso. Il display credo sia un 14 pollici.1 forse, comunque vi lascio il link con la scheda tecnica qui sotto in descrizione video. Abbiamo Windows 10 preinstallato come vedete. Voglio capire se è presente la lingua italiana oppure no. Sì, abbiamo la lingua italiana. Ok dai, interessante questo Teclast F7 Plus 3, è il terzo modello di una serie di laptop molto acquistati, specialmente su Amazon, dove i prezzi sono spesso molto concorrenziali. Questi prodotti vanno in offerta quasi ogni mese, quindi sono davvero curioso di recensirvelo, anche se non mi aspetto miracoli. Credo sia un buon laptop per navigare, per lavorare magari su Office, Word, Excel, in mobilità, senza troppe pretese. Ma ovviamente ditemi voi cosa ne pensate e direi di passare al pacco più grande, questo qui che mi è stato inviato da Banggood in seguito ad una mia richiesta. Infatti amici, se ben vi ricordate, qualche settimana fa vi recensì un'idropulitrice per auto, ovviamente, molto comoda, della Xiaomi, che però non era potentissima. Ok, io la utilizzo comunque quasi ogni settimana per pulire la mia auto, però
molti di voi cercavano qualcosa di più potente ma sempre elettrico, wireless e portatile, e questa quindi, lo avrete capito, è un'altra lancia idropulitrice che cercherò di aprire oggi per voi. Ok, diciamo che che cosa è successo a questo pacco durante la spedizione, amici? Guardate in che stato è arrivato. Io non ho parole. Tra l'altro è stato spedito da magazzini europei, ma nonostante questo è stato davvero martoriato. Però il sigillo è intatto, quindi andiamo ad aprirlo e vediamo cosa contiene questa lancia idropulitrice che, vi preannuncio, è molto più accessoriata rispetto a quella della Xiaomi che abbiamo visto qualche settimana fa. Ed eccola qui, si presenta già molto meglio come potenza, dovrebbe essere 10 volte o qualcosina in più superiore rispetto all'altro modello. Abbiamo un'impugnatura molto comoda, il tasto di sicura, il grilletto qui in alto e un piccolo display che ci indica lo stato della batteria. La batteria, che mi ricorda un po' quelle che si usano sui trapani, comunque è una 24 volt da 2.6 ampere. La ricarica avviene non tramite USB Type-C ma tramite un suo alimentatore caricabatterie dedicato. Qui abbiamo l'indicatore di LED di carica, eccolo qui il suo caricabatterie con il suo spinotto. Questo è il filtro in caso volessimo prendere l'acqua da un fiume, da un lago, quello che è, anche da un secchio, ed evitare che eventuali detriti, sassolini vadano nell'idropulitrice, andando quindi a rovinare sia l'idropulitrice che il veicolo che stiamo lavando. Qui abbiamo la lancia vera e propria che può essere aperta e chiusa, ma non finisce qui perché c'è anche altro qui dentro. È un pacco molto interessante. Infatti abbiamo, e questa è una grande comodità se volete portarvela in auto, una borsa per il trasporto. Dimenticavo, questo è sempre un prodotto di un marchio orbitante nell'ecosistema di Xiaomi, una borsa semplice in tessuto, comunque capiente per trasportare tutto il necessario nella nostra automobile. E non finisce qui perché abbiamo anche un panno in microfibra, in realtà è un guanto, è ancora più comodo quando laviamo la macchina, perché dovete sapere ragazzi che quando laviamo la nostra automobile solo con l'acqua senza passare un panno per rimuovere lo sporco, beh, noi non laviamo granché. Sì, ok, togliamo il grosso, ma per pulire efficacemente la nostra automobile serve una passata di guanto come questo. E abbiamo ancora un panno vero e proprio in microfibra, tra l'altro mi sembra anche una qualità discreta. Io nella mia auto ne ho davvero una collezione, magari ne farò un video più avanti. Abbiamo un secchio telescopico, anche questa non è male come cosa, ci permette di avere un secchio sempre con noi che praticamente non occupa spazio. Vogliamo prendere l'acqua magari da un fiumiciattolo, da un pozzo o comunque dal rubinetto, possiamo usare questo secchio. Poi c'è anche un... che cos'è questo? Sarebbe un liquido detergente da aggiungere nell'acqua. Ok, io non mi fido, non penso che lo utilizzerò. Ah, c'è anche una seconda batteria, penso. Sì, infatti abbiamo ben 2 batterie incluse e questa non è assolutamente male come cosa. E infine, anzi no, abbiamo anche il serbatoio per spruzzare il sapone, la schiuma, lo shampoo per il nostro veicolo, molto comodo anche lui. E infine, questa volta davvero, il tubo ovviamente per prelevare l'acqua dal secchio o da dove vogliamo, perché sì, ok, questa pompa è wireless, ovvero funziona senza alimentazione alla rete elettrica, però l'acqua non è wireless, dobbiamo prenderla da qualche parte. Ok ragazzi, questo era un piccolo unboxing, molto interessanti questi prodottini che mi sono stati inviati gentilmente da Teclast e da Banggood. Sono molto curioso di testarli, specialmente la pompa, la lancia idropulitrice, perché io sono un appassionato di pulizia dell'auto in modo ovviamente amatoriale, e questa sembra davvero tanta roba e spero che possa piacere anche a voi. Bene ragazzi, questo è tutto. Se volete acquistare questi 2 prodotti vi lascio il loro link d'acquisto qui sotto in descrizione video.
Sono stato un attimo dubbioso perché non so se sono già presenti sul mercato e acquistabili oppure no. Comunque, se li trovo li trovate qui sotto nei link in descrizione. Se non ci sono invece trovate i link appena disponibili sul mio canale Telegram ufficiale delle offerte TechBest Deals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, dove troverete anche all'interno del canale Telegram coupon, offerte su questi prodotti e tantissimi altri. Entrate, ci siamo già a oltre 30.000. Bene amici, ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di questi due bei prodottini, vi piacciono oppure no? Avete dubbi o domande? Fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. Parliamone insieme e se questo video vi è piaciuto almeno un pochino così, potete supportarmi molto semplicemente con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E direi quindi che questo è davvero tutto. Io vado subito a provare questa bella lancia idropultrice, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!